insomma ci provo. Un paio di battute velocissime. Una sulle fondazioni. Io sono Tocci. Bisogna in un qualche modo e brevissimo ristabilire e fare comunicazione sulla differenza tra la trasformazione di università in fondazioni e quelle che erano le fondazioni universitarie, perché noi stavamo cercando, proprio nel periodo in cui nella finanziaria è uscita questa possibilità, di fare una fondazione universitaria per dare in outsourcing tutte le questioni riguardanti il trasferimento di tecnologie, conoscenze e competenze, che insomma cominciavano a diventare tante. Avevamo deciso per quella strada lì. Diciamo, nello stesso periodo usciva la legge e, come potete immaginare, come è successo in tante università, il vespaio si è animato così tanto che non abbiamo più nemmeno potuto parlare della fondazione universitaria per il trasferimento tecnologico, perché veniva visto come, diciamo, un mezzo per arrivare alla trasformazione della nostra università in fondazione. Per cui bisogna dire che sono due cose diverse e che hanno scopi diversi. Relativamente alle risposte sulla governance, noi poi dopo insomma, abbiamo deciso di affrontare il problema del trasferimento all'interno della governance, sul ruolo diciamo, sul ruolo e responsabilità del rettore. Abbiamo, forse l'avete visto sui giornali, rivisitato il nostro statuto e diciamo, casualmente accoglie le linee guida del governo sull'università. Anche questo è stato un bagno di sangue, devo dire, è iniziato un annetto e mezzo fa. Ci sono state dovute le dimissioni del rettore e poi lo abbiamo riletto perché le lobby universitarie, i presidi di facoltà avevano fatto in modo, il senato accademico, che questa riforma non passasse. Il nostro rettore si è dimesso, lo abbiamo rivotato con quel punto all'ordine, diciamo, nel suo programma elettorale ed è uscito in Gazzetta Ufficiale. Dalla base c'è una certa reazione, diciamo, nella struttura accademica qualcosina bisogna rivedere. Vado ora sul trasferimento tecnologico e sul coinvolgimento sempre più massivo delle università nel territorio. Noi abbiamo inserito in questo nuovo statuto un comitato di sostenitori che è piuttosto comune nelle università statunitensi, invece in Italia e in Europa ancora fa un pochino fatica. Perché fa fatica? Perché, diciamo, lo diceva anche lei prima, poi tutti questi soldi a disposizione, almeno lato imprenditoriale o fondazioni, non ci sono. Per cui io sto facendo proprio in questi giorni telefonate. Sorry, okay. Since I didn't know actually what Francesco was going to use from our mobility indicators, I took a more general approach on the high-end skills market. And I'm going to talk about first how the talent pool has been changing over the past years, and also give some ideas of what's going to happen in the future. And also a little bit about the labor side demand for higher education. I mean, this is in the end is determining the size of the education market, because we need to find jobs in the end when people graduate. And then I go in a little bit to the question of financing and the benefits of education. So, if we start with the global talent pool, what we can do when we're looking at attainment data in the population, we can reconstruct graduation rates back in time to see, so to speak. So when we're looking at the 55 to 64 years old, we can look at what was the graduation rate at that time in 1960s. So in 1960s, this is how they look like when it comes to upper secondary education. And we can see how this is progressing over time. So back in the 1970s, we have a couple of countries, Russian Federation and Korea, is making quite big progress when it comes to high school graduates. And
we move on to those in the 1980s, Korea make a big leap here when it comes to graduation rates from high schools. And if you look at the 90s, you have a number of countries more increasing the high school rates, graduation rates from high schools. And this is the recruiting ground for higher education. I mean, they had a substantial increase in the recruiting grounds for higher education. Among OECD countries nowadays, this is more or less the norm, that people actually finishing high school or upper secondary schools. So this is the recruiting ground. We use the same. You can see the United States, for instance. Back in the 1960s, this was number one country in the world when it comes to graduation rates. And now it has dropped to place 13. The big leap actually comes from Korea, who was back in the 60s, the 27th country in terms of graduation rate from high school, and is now the top country in the world when it comes to upper secondary graduation rates. Italy, we have a little bit on the left there, and we're close to